L'orologio aveva appena battuto le 3. Il banchiere tese l'orecchio. In casa tutti dormivano e si udiva solo il lamento degli alberi gelati fuori dalle finestre. Cercando di non fare rumore, prese dalla cassaforte la chiave della porta che non veniva aperta da 15 anni, indossò il soprabito e uscì di casa. Il giardino era buio e freddo. Pioveva. Un vento umido e penetrante ululava tra gli alberi e non dava loro tregua. Per quanto sforzasse la vista, il banchiere non riusciva a distinguere né il sentiero, né le statue bianche, né il padiglione, né gli alberi. Avvicinandosi al padiglione, chiamò 2 volte il guardiano. Nessuna risposta. Evidentemente l'uomo si era rifugiato per il maltempo e dormiva in cucina o nella serra. Se avrò il coraggio di portare a termine ciò che ho in mente, pensò il vecchio, il primo sospettato sarà il guardiano. Nel buio tastò i gradini e la porta. Entrò nell'atrio del padiglione, poi si fece strada in un corridoio stretto e accese un fiammifero. Non c'era anima viva. C'era un letto, spoglio, senza lenzuola, e in un angolo si intravedeva una stufa di ferro. I sigilli sulla porta della stanza del prigioniero erano ancora intatti. Quando il fiammifero si spense, il vecchio, tremando per l'agitazione, guardò attraverso la finestrella. Nella stanza del prigioniero ardeva fiocamente una candela. L'uomo era seduto al tavolo. Si vedevano solo la schiena, i capelli e le mani. Sul tavolo, sulle sedie e sul tappeto erano sparsi libri aperti. Passarono 5 minuti e il prigioniero non si mosse. 15 anni di reclusione gli avevano insegnato a restare immobile. Il banchiere bussò con un dito al vetro, ma l'altro non reagì. Allora, con cautela, il banchiere ruppe i sigilli della porta e infilò la chiave nella serratura. La serratura arrugginita scricchiolò. La porta cigolò. Il banchiere si aspettava un grido di sorpresa, dei passi, ma passarono 3 minuti e dentro regnava lo stesso silenzio. Si decise a entrare. Davanti al tavolo sedeva un uomo che non sembrava più nemmeno umano. Sembrava uno scheletro con la pelle tirata, lunghi capelli ricci come una donna e una folta barba. Il volto era giallastro, terreo. Le guance infossate, la schiena lunga e stretta, e la mano su cui poggiava la testa era tanto magra e ossuta da risultare dolorosa a guardarsi. I capelli già si tingevano d'argento e nessuno, osservando quell'anziana emaciazione del volto, avrebbe potuto credere che avesse solo 40 anni. Sul tavolo, davanti al capo reclinato, giaceva un foglio scritto con una grafia minuscola. «Poveretto», pensò il banchiere, «sta dormendo e forse sogna milioni. Mi basterebbe sollevarlo, buttarlo sul letto, soffocarlo un momento col cuscino e nemmeno il più attento esame rivelerebbe una morte violenta. Ma prima vediamo cosa ha scritto». Il banchiere prese il foglio dal tavolo e lesse: «Domani a mezzanotte otterrò la libertà e il diritto di vivere tra gli uomini. Ma prima di uscire da questa stanza e vedere il sole, ritengo mio dovere dirti alcune parole. Con piena coscienza e davanti a Dio, che mi vede, ti dichiaro che disprezzo la libertà, la vita, la salute e tutto ciò che i vostri libri chiamano beni del mondo. Per 15 anni ho studiato intensamente la vita terrena. È vero, non ho visto né la terra né gli uomini, ma nei tuoi libri ho bevuto vino profumato, ho cantato canzoni, ho cacciato cervi e cinghiali nei boschi, ho amato donne bellissime, evanescenti come nuvole, create dal genio dei vostri poeti. Mi hanno visitato di notte e sussurrato storie meravigliose che mi facevano girare la testa. Nei tuoi libri ho scalato le vette dell'Elbrus e del Monte Bianco. Ho visto il sole sorgere dietro le montagne e tramontare tingendo cielo, oceano e crinali di porpora dorata. Ho visto fulmini spaccare le nubi sopra di me. Ho contemplato foreste verdi, campi, fiumi, laghi, città. Ho udito il canto delle sirene e il suono dei flauti di Pan. Ho sfiorato le ali di demoni splendidi venuti a parlarmi di Dio. Nei tuoi libri mi sono gettato in abissi senza fondo. Ho compiuto miracoli.
raso al suolo città, predicato nuove religioni, conquistato interi imperi. I tuoi libri mi hanno dato sapienza. Tutto ciò che il pensiero umano ha creato nei secoli è racchiuso in un solo nodo nel mio cranio. So di essere più saggio di tutti voi. E disprezzo i vostri libri. Disprezzo tutti i beni terreni e la vostra saggezza. Tutto è vano, fragile, illusorio come un miraggio. Anche se siete orgogliosi, saggi, belli, la morte vi cancellerà dalla faccia della terra come si cancellano i topi. La vostra stirpe, la vostra storia, la pretesa immortalità dei vostri geni saranno cenere fredda che brucerà con il globo terrestre. Siete folli e avete sbagliato strada. Prendete la menzogna per verità, la bruttezza per bellezza. Vi stupireste se un melo producesse rane e lucertole anziché frutti, se le rose odorassero come cavalli sudati. Eppure, io mi stupisco di voi, che avete barattato il cielo con la terra. Non voglio neppure capirvi. Per dimostrarti, con un atto, il mio disprezzo verso ciò che costituisce il tuo mondo, rinuncio ai 2 milioni che un tempo sognavo come un paradiso e che ora aborro. Per privarmi del diritto su di essi, uscirò da qui 5 minuti prima del termine previsto, violando così l'accordo. Il banchiere, dopo aver letto, posò il foglio sul tavolo, baciò il capo di quello strano uomo e scoppiò in lacrime. Uscì dal padiglione. Mai, nemmeno dopo le peggiori perdite in borsa, aveva provato un disprezzo tanto profondo per se stesso. Tornato a casa si gettò sul letto, ma l'agitazione e le lacrime gli impedirono a lungo di addormentarsi. La mattina seguente il povero guardiano si precipitò da lui per riferire che avevano visto il prigioniero uscire dal padiglione, scavalcare la finestra e sparire nel giardino. Era andato verso il cancello ed era scomparso. Il banchiere corse subito con i domestici al padiglione, constatò l'evasione del prigioniero e per evitare pettegolezzi inutili prese il foglio con la rinuncia e una volta tornato lo chiuse nella cassaforte.